Chiaro, lei come riceve? Ok, particolare la P2 dichiara l'esplota avaria elettrica. Ricevuto, siete sotto controllo radar, qual è la presente prova? 315. Ricevuto, siete 17 miglia, mantenete 315, un rottolamento diretto per il campo, scendete a 2500 piedi, siete sinora autorizzati con l'atterraggio, vento 357 nodi. Ok, 3507 lode. Affermativa, che c'hai? Ha completa aria elettrica. Poi la cattrina installa tutto. 56. 8 lune. Affermativa. 12 miglia, siete 2 miglia e mezzo a sinistra del prolungamento S pista, mantenete pure 315 e un rottolamento diretto per il campo, riporterete quanto cambio in vista? Ah, ricevuto. Controllo sono capace di ritorno X? Ah, fammi letto, sì. Ok, vorrei sapere se approvate la prova per resettare i generatori. Affermativa. Allora predispone per tirare fuori la ratta. Ok. Adesso a destra 318. 3 latte. Quanto dici dalla base? Ah, sei attraverso i capricci però. Va bene. È affermativo, siete adesso a 7 miglia, a destra ancora 320, riportate campo in vista. 320 riporterò. Se mi riporti quando ha tirato fuori la ratta. Ok. Se la tiro fuori adesso. Ok. Se l'ho tirata fuori, volta fuori. 5 miglia adesso, ancora a destra 322. 322 calma in vista. Ricevuto, siete autorizzato all'atterraggio, vento 350 gradi, 7 nodi. Meglio fateci parlare, quando poi ci Ok, se spento il motore mi lancio, Piero, mi lancio, dirigo, se un salgo dall'alto, dirigo a sinistra e poi mi lancio. Sì. Sono Alberto Biaggetti, classe 1953. La mia passione aeronautica deriva dal fatto che mio padre era anche lui un pilota militare, ma devo dire che fino all'età di 15 anni non avevo ancora intenzione di fare quello che poi ho fatto da grande, anzi ero una persona molto scapestrata. Poi un giorno ebbi l'idea di andare a trovare papà in aeroporto a Pratica di Mare, lui era comandante del 31esimo stormo quando era a Pratica di Mare, e decisi di andare a trovarlo. Devo dire che entrare in quell'aeroporto e vedere questi aeroplani che volteggiavano, che volavano, tutti gli aeroplani dell'epoca, mi ha fatto scattare un qualcosa per cui sono cambiato come dal giorno alla notte e ho detto io voglio arrivare su quegli aeroplani. Ho cominciato a studiare, mi sono dato da fare e all'età di 20 anni ho fatto il concorso per entrare in Accademia Aeronautica. Sono riuscito a entrare nel corso Orione Terzo nel 1973. L'iter accademico allora era quello di 3 anni e mezzo, si usciva da sottotenenti dopo 6 mesi di corso di perfezionamento al quarto anno, diciamo, e venivamo mandati alla scuola di Lecce. Passato un periodo meraviglioso a Lecce, 8 mesi di estate veramente belli, ho visto che proprio quell'attività mi piaceva. E allora, subito dopo Lecce, fummo mandati ad Amendola sul G91, dove diventammo piloti militari. Prendemmo il brevetto proprio lì ad Amendola. Successivamente fui inviato alla linea F104, quindi la scuola di Grosseto, i 3-4 mesi di corso a Grosseto, e la mia assegnazione finale fu il quinto stormo di stanza allora a Rimini. Quinto stormo, 102esimo gruppo, quindi caccia bombardiere. Devo dire che è stata un'assegnazione straordinaria perché l'attività del cacciabombardiere è veramente bellissima, completa, perché si fa veramente di tutto. E tra l'altro in questo periodo di pilota di gruppo ho avuto la fortuna anche di fare un corso di istruttore di tiro e tattiche, per cui ho fatto parecchio anche l'attività che fanno gli intercettori, quindi insomma ho fatto un'esperienza abbastanza completa. Sono cresciuto al gruppo, per diverse volte sono stato segnalato per eventuali trasferimenti, la pattuglia acrobatica prima, l'accademia come ufficiale di inquadramento poi, e poi istruttore del 20° gruppo. Nessuno di questi è andato in porto per motivazioni varie, sono rimasto sempre al gruppo ed arriviamo al 1986 quando ero un maggiore, anziano al gruppo, e esattamente il 18 marzo 1986
nel primo pomeriggio andai via dal gruppo, andai al centro manutenzione per fare un volo prova supersonico sull'F-104. Volo prova supersonico ovviamente comprendeva l'accelerazione supersonica per provare le prestazioni massime del velivolo. E si faceva in quella zona, si faceva innanzitutto quando il tempo era buono, perché tornando con poco carburante l'alternato doveva essere molto vicino, e infatti per noi, per quei voli, l'alternato era Cervia, che era a 15 miglia. E poi si accelerava, si andava su 39.000 piedi prima e 41.500 poi, fino a più o meno al traverso di Foci Po, per poi invertire la rotta e fare l'accelerazione supersonica nella zona prevista, che era proprio l'Adriatico, e questa zona finiva più o meno al traverso di Ancona. Faccio la salita senza nessun problema, arrivo su e invertendo la rotta, al traverso di Foci Po, comincio la mia accelerazione supersonica. Nessun problema nell'accelerazione dei Mach 2 a 39.000 piedi, dopodiché si saliva a 41,5 per fare quella a 2,2. Nessun problema, tutti gli impianti previsti per l'accelerazione supersonica funzionarono bene, e quindi alla fine di questa cominciai la decelerazione per rientrare verso casa. Una volta raggiunto di nuovo la velocità subsonica e quindi invertendo la rotta per tornare verso Rimini, ho avuto una prima avaria, che era l'avaria della frequenza fissa. Il sistema elettrico dell'F-104 aveva due impianti elettrici, uno a frequenza fissa e uno a frequenza alternata, che erano due impianti comunque completamente separati tra di loro. L'avaria alla frequenza fissa prevedeva soltanto un reset del generatore a frequenza fissa, cosa che io feci, e stranamente il momento in cui resettai il generatore a frequenza fissa ebbi una completa avaria elettrica, cioè pur essendo due impianti completamente separati, anche i due generatori a corrente alternata andarono in avaria, quindi ero in completa avaria elettrica. A quel punto lì ovviamente dichiarai emergenza, cominciai a contattare la mia sala operativa, che mi ha assistito per tutto il volo, e quel tipo di emergenza prevedeva ovviamente portarsi a terra nell'aeroporto più vicino idoneo e tirare fuori la RAT. Che cos'era la RAT? La RAT era un generatore di potenza elettrica ed idraulica e consisteva in un'elica di fatto che veniva fuori una volta estesa alla fusoliera dell'aeroplano e garantiva appunto questa energia elettrica ed idraulica per avere gli impianti essenziali e soprattutto per avere la possibilità di manovrare l'aeroplano, perché l'aeroplano aveva tutti i comandi idraulici e quindi senza potenza idraulica non c'era la possibilità di manovrarlo. Venne fuori la RAT, ripeto, sempre in contatto con la sala operativa che mi assisteva in questa procedura. A un certo punto, avvicinandomi al campo di Rimini in contatto con l'avvicinamento, era arrivato il momento di tirar fuori il carrello. Io tirai fuori il carrello e immediatamente dopo sentii un silenzio incredibile, l'aeroplano buttò giù il muso e mi resi conto che aveva piantato il motore. La mia fortuna è stata quella di dirlo in frequenza, si è spento il motore, mi lancio, soltanto che il muso andando verso il basso stava puntando delle case. Allora io dissi, c'ho un paese davanti, cerco di saltarlo e poi mi lancio. Cosa che feci, infatti io cercai di manovrare l'aeroplano, a un certo punto il muso dell'aeroplano vedevo che puntava a un campo verde e soprattutto questo campo verde si avvicinava con una velocità enorme e decidi di lanciarmi. Mi ricordo che presi ovviamente la maniglia bassa del Martin Baker perché non ho avuto neanche per un attimo l'idea di allontanare le mani dalla cloche fino a portarle in alto per prendere le maniglie superiori. Ho tirato la maniglia e devo dire che per un tempo interminabile, che poi invece erano soltanto 0,75 secondi, ma per quel tempo interminabile ho avuto l'impressione che non succedesse niente. Dico, oddio, non viene fuori, non funziona il Martin Baker. Invece dopo questo tempo, ripeto, interminabile, è cominciata la sequenza per cui sono venuto fuori, ho seguito completamente tutto ciò che succedeva perché ricordo perfettamente il cosciale che avevo sulla gamba dove dovevo segnare i dati per il volo prova, mi ricordo di averlo visto volare come ho avuto l'impatto dell'aria diretto e ricordo proprio che stavo girando, però nello stesso tempo
io sapevo anche di essere molto basso, perché considerate che l'estrazione del carrello l'ho fatta a 1500 piedi, quando stavo ormai a 3 miglia dal campo, e quindi sapevo di essere molto basso. A un certo punto ho sentito lo shock di apertura del paracadute. Avendo fatto un corso da giovane di paracadutismo, ricordavo che dovevo innanzitutto guardare in alto per vedere che l'ombrello del paracadute si fosse completamente aperto e dopodiché guardare in basso per vedere come atterrare e cercare di tirare le cinghie per attutire un po' la caduta. Ed è esattamente ciò che feci. Guardai l'ombrello, vidi che il paracadute era aperto bene, ma non ho fatto a tempo a tirare giù gli occhi perché ho sbattuto per terra, ho veramente sbattuto per terra perché ero talmente basso e quindi sono arrivato per terra subito. Da conteggi fatti poi al computer è stato stabilito che il mio tempo in volo col paracadute è stato di 4 secondi. A quel punto mi sono trovato per terra e aprendo gli occhi, ricordo perfettamente come fosse ieri, nonostante siano passati tanti anni, ricordo perfettamente di aver visto delle macchine che correvano sull'autostrada. E il mio pensiero è stato: o sono morto e dove sono arrivato c'è la stessa cosa che avevamo noi laggiù, oppure sono ancora vivo, perché io ero veramente convinto di non avercela fatta perché ero troppo basso. Questo dubbio mi è stato tolto immediatamente da una donnina che è arrivata a fianco a me con un bicchiere di Sangiovese, poi mi ha detto lei che era un Sangiovese, e mi disse: beva, beva che le fa bene. Questo non lo ricordo esattamente, ma credo di averlo bevuto in un sorso solo. E a quel punto lì sono tornato in me, ho capito di essere ancora su questa terra e ho cominciato a pensare a cosa dovevo fare, ricordando tutto ciò che in addestramento si dice, cosa devi fare quando ti lanci. Intanto io avevo la radio d'emergenza attaccata al seggiolino, per cui ero certo che il mio segnale d'emergenza sarebbe partito, che fosse partito, e quindi mi aspettavo da un momento all'altro di vedere l'elicottero del soccorso che decollava dalla base di Rimini per venire a cercarmi. Non vedendo questo, chiesi a questa donnetta, seguita poi dal marito, di aiutarmi a recuperare il paracadute, perché si erano offerti di accompagnarmi in aeroporto, e chiesi loro: per favore aiutatemi a piegare il paracadute e lo mettiamo in macchina perché lo devo portare via. Intanto avevo un dolore alla schiena veramente forte perché sicuramente non ho seguito bene, non ho mantenuto bene la posizione che va mantenuta nel caso di un lancio col Martin Becker, perché ero intento a fare altre cose. Questi signori mi aiutarono a piegare il paracadute e lo mettemmo nella loro macchina, una Panda, ancora ricordo, e lo mettemmo nel cofano della Panda. Immediatamente dopo però vidi l'elicottero che si era levato in volo dall'aeroporto e stava arrivando verso di me. Allora dissi: un attimo che stanno arrivando a prendermi. Soltanto che io vidi che l'elicottero mi superò, nel senso che non vide esattamente dove ero e andò più a sud di dove ero messo io. Allora chiesi di nuovo a questi signori, per favore, sempre memore degli addestramenti fatti, chiesi a questa coppia gentilissima, chiesi: per favore ritiriamo fuori il paracadute e stendiamolo per terra che forse lo vedono e quindi vengono a prendermi. Effettivamente adesso non so esattamente se perché hanno visto il paracadute o perché si erano accorti che il segnale gli diceva di tornare indietro, fatto sta che l'elicottero fece 180 gradi e arrivò immediatamente a tirarmi su. Atterrò nel campo dove ero io per recuperarmi. Due particolari. Il primo è che io avevo visto il fumo dell'aeroplano sul quale ero io, che era molto vicino a me, e avevo visto che inesorabilmente proveniva da una casa. E quindi cominciai a chiedere subito: che è successo? Ci sono stati dei morti? Dove è finito l'aeroplano? E questa è la prima cosa. La seconda cosa fu che quando l'elicottero atterrò vicino a me, io nonostante il dolore alla schiena ero in piedi e andai verso il portello dell'elicottero. Quando si aprì il portello c'era un mio collega di gruppo, un amico fraterno, che era corso al soccorso per salire sull'elicottero per venire a cercarmi, che quando mi ha visto non ci ha pensato un attimo, si è allungato, mi ha tirato su a forza per la schiena, tanto che io gli ho sempre detto: guarda che se io non mi fossi rotto la schiena durante il lancio me l'avresti rotta tu per come mi hai tirato sull'elicottero.
Comunque, salgo sull'elicottero, mi portano in ospedale subito una volta atterrati e venne fuori che avevo lo sfondamento di 3 vertebre, la D6, D8 e D9. Questo ha provocato ovviamente tutto ciò che possiamo immaginare. Sono stato per mesi ingessato completamente nel busto, fermo a letto senza potermi muovere, ma soprattutto il mio grande problema non era tanto quello fisico, nonostante soffrissi, il mio problema era continuamente chiedere fin dall'inizio dove è caduto l'aeroplano, dove è caduto l'aeroplano. La sera in ospedale furono costretti a dirmi che l'aeroplano era entrato in una casa e aveva fatto purtroppo 3 vittime. Questo è stato il problema più grande del mio incidente, nel senso che i problemi fisici si superano, quelli mentali, quelli psichici, è molto più dura riuscire a sopportarli. Tra l'altro questo fatto mi ha portato ad essere rinviato a giudizio perché il PM del Tribunale di Rimini decise che non gli interessava sapere che io avessi seguito tutte le procedure previste. Secondo lui, all'insorgere della prima emergenza avrei dovuto buttare l'aeroplano sul mare, lanciarmi e basta, cosa che ovviamente non potevo fare perché avevo delle procedure ben rigorose da seguire. E, essendo stato rinviato a giudizio, ho subito poi un processo che è durato per ben 9 anni. Perché ha piantato il motore? Perché come al solito quando succede un incidente poi le inchieste scoprono le motivazioni e vengono fuori anche le prescrizioni tecniche. Anche in questo caso è andata esattamente così. Avevo detto prima che ho tirato fuori la RAT perché ero in completa avaria elettrica. La RAT cosa fa? Delle 4 pompe carburante che ha il serbatoio che aveva il serbatoio l'F104, ne faceva funzionare soltanto una che era quella posteriore. Teniamo presente che il volo prova, come ho detto anche questo prima, si fa con un alternato molto vicino, quindi con tempo buono. Perché? Perché si torna a terra con carburante molto basso, un livello di carburante decisamente basso. Io, il momento dell'incidente, avevo poco più di 1000 libbre di carburante, 1000-1100 libbre di carburante. L'inchiesta tecnica cosa ha stabilito? Ha stabilito che nel momento in cui io ho tirato fuori il carrello e quindi l'aeroplano ha subito una decelerazione, quel poco carburante che era nel serbatoio è andato verso l'avanti per l'accelerazione che ha subito e quindi la pompa, l'unica, la numero 4, che era quella posteriore rispetto al serbatoio, ha cavitato, non ha pescato più carburante e quindi il motore si è spento. Tanto è vero che dopo quell'incidente venne fuori una prescrizione tecnica per cui venne stabilito che nel caso di estrazione della RAT e quindi del funzionamento di un'unica booster pump bisognava tenere determinati assetti per far sì che il carburante riuscisse sempre a coprire la pompa e quindi l'afflusso di carburante al motore fosse sempre garantito. Devo dire che questo evento ha condizionato tutta la mia vita, nel senso che io ho deciso a seguito di quello, essendo completamente forse troppo, essendo molto sbalestrato, a un certo punto decisi anche di lasciare l'aeronautica e entrai in Alitalia. Tengo a precisare una cosa però, nonostante sia stato rinviato a giudizio e poi sotto processo, nonostante fossi in avanzamento e questo rinvio a giudizio, pur avendo un carico pendente, non mi ha assolutamente provocato nessun problema nell'avanzamento di grado, e soprattutto devo sottolineare il fatto che sono stato assistito in maniera egregia dall'aeronautica militare che mi ha seguito passo passo in tutta la vicenda giudiziaria che sono stato costretto a subire. Sono arrivato all'Alitalia. All'Alitalia ho ricominciato da zero, una striscia, nonostante uno avesse una grande esperienza, dal primo momento mi forzai a dire: qui sei il numero 0, devi ricominciare da capo, dimentica tutto ciò che hai fatto. Devo dire che, a parte la fase iniziale in cui l'Alitalia stessa in quel periodo già cominciava ad avere problemi, per cui l'assunzione ha tardato per circa 2 anni, una volta entrato ho avuto la fortuna di prendere un periodo buono, per cui dopo solo 8 anni, dico solo perché c'è gente che ne ha passati ben il doppio, dopo solo 8 anni sono riuscito a fare il comando e sono diventato comandante nell'Italia.
Dopodiché purtroppo è successo quello che sappiamo tutti nel 2008, per cui pur avendo ancora diversi anni di lavoro davanti, sono stato forzatamente messo a terra. Questa è la mia storia come pilota professionista, ma essendomi scattata questa passione, come ho detto all'inizio, a 15 anni, è ancora oggi una passione vera, per cui continuo a volare. Mi sono avvicinato al mondo degli ultraleggeri. Quando si dice ultraleggeri uno pensa all'aeroplano, tubi e tela, un po' strano. No, oggi gli ultraleggeri sono aeroplani veri, piccoli ma veri. E continuo a volare con l'aeroplano ultraleggero, volo anche in una pattuglia acrobatica. Devo dire che mi diverto come un matto. Ho un'età, perché ormai ho 67 anni, ma mi sento ancora di fare il ragazzino, non so se sia giusto o meno, ma provo a farlo e ancora riesco a divertirmi. Questa è la mia vita come pilota.